Ok, allora è mattina, fa freddo, l'autunno imperversa là fuori. Sono senza riscaldamento nel mio studio, come potete vedere mi sto riscaldando con una piccola stufa elettrica. Questa mattina ho ricevuto la notizia che non ho passato un concorso al quale mi sono iscritto, o meglio non ho vinto nulla, nella categoria ritratto, nemmeno una menzione d'onore eccetera. Non ho vinto un picco, però vabbè, sono qui a dipingere. Mi sto occupando di quello che è lo sfondo della mia pietà, preferisco chiamarla scenografia, che è costituita da una parte di cielo che, come potete intravedere, ho già dipinto, anche se implica ancora diversi ritocchi e ci tornerò parecchie volte. E adesso sto dipingendo quelli che sono i resti di un antico tempio che giace alle spalle di Maria e Gesù. Sto dipingendo le pietre rovinate, i ruderi che compongono questa struttura. Una domanda potrebbe essere: ma è fondamentale dipingere pietra per pietra in questo dettaglio? Sì, lo è. Lo è perché voglio che ogni cosa esprima, voglio che ogni cosa abbia un significato. Tutte le cose che sono presenti in questa pietà non si trovano lì per caso, ma si trovano lì perché ho deciso che dovevano esserci e dovevano comunicare e trasmettere qualche cosa. A me piacciono molto, ad esempio, gli antichi castelli diroccati, templi, li trovo molto evocativi, quindi mi piace dipingere qualcosa di questo tipo. In più, per me si tratta sempre di un motivo di studio, di comprensione di forme, oggetti, texture, rese dei materiali, eccetera. E in questo caso, questo antico tempio in rovina per me è un po' l'allegoria dell'umanità che è in declino. Un antico splendore, antiche glorie, antichi poteri che ormai sono in decadimento e che ormai non significano niente di fronte a quello che sta succedendo e al grado di meschinità a cui è giunto l'essere umano e le società. Voglio rappresentare anche questo, voglio dire anche questo in un dipinto importante come la pietà, e voglio farlo nel più efficace dei modi, cioè in quello che spero che sarà un modo efficace per ricordarlo.